Salve a tutti e bentornati nel mio canale, io sono Michele Paoletti e in questa puntata di questo episodio parleremo di un argomento già localizzato qui nella provincia di Fermo, in particolare a Fermo, campione di Fermo, che è il McDonald's, che ha aperto lo scorso anno. E noi abbiamo degli sviluppi sull'apertura del McDonald's, facendo anche delle analisi sul perché un McDonald's ha aperto a Campione di Fermo. Il perché è abbastanza semplice. Queste grandissime aziende multinazionali fanno delle analisi di mercato, fanno delle indagini e individuano i punti chiave dove poter aprire la loro attività. Non è un caso che ha aperto davanti al centro commerciale Oasi Girasole. Chi ha dato l'autorizzazione per farlo? Perché ovviamente ci prende un bel po' di soldi. Anche a Porto San Giorgio abbiamo visto la medesima operazione. A Scoli Piceno abbiamo una situazione analoga. Vicino all'Oasi si trova il McDonald's. Quindi abbiamo tre casi in cui l'Oasi, centro commerciale Oasi e ipermercato Oasi, chiamiamolo come vogliamo, è vicino al McDonald's. Questo che cosa significa e perché viene fatto? Viene fatto perché il centro commerciale ovviamente attira a sé moltissime persone e quindi queste persone vedono il McDonald's, vanno a mangiarsi un panino, quindi si trovano nella zona e ovviamente sono più portate ad andare nell'altra attività. Quindi è una situazione strategica di mettere insieme due attività che offrono dei servizi differenti nelle immediate vicinanze. Non dimentichiamo anche che nella parte opposta si trova il Cinema Super 8, anche esso è un'attrattiva di molte persone. Che cosa sta succedendo quindi e che cosa è successo negli ultimi 15 anni? Negli ultimi 15 anni lo sviluppo di Campione di Fermo è schizzato alle stelle. Perché questo? Perché Campione di Fermo è un posto strategico che convoglia un po' tutto. È un luogo di passaggio e quando abbiamo un luogo di passaggio dove moltissime persone confluiscono è molto più probabile che le persone si fermino. Quindi non ci vuole un genio per capirlo. Abbiamo tutte le persone che vengono da Servigliano, da Montegiorgio, da Piani di Montegiorgio, da Rapagnano, tutti questi paesi che scendono giù quando devono andare per esempio anche al mare oppure scendono per altri servizi. E quindi tutte queste persone confluiscono verso Campiglione di Fermo. Poi possono andare a Fermo, possono andare a Lido di Fermo, possono andare con la Faleriense a Porto Sant'Elpidio, quindi si possono diramare. Ma comunque passano per Campiglione di Fermo. Quindi Campiglione di Fermo è diventato un centro nevralgico, ma di passaggio, per tutte le persone che insomma dai vari borghi tornano, magari vanno verso la costa oppure vanno verso i monti. Ora, qual è il punto cruciale? Il punto cruciale è questo, che se una zona si sviluppa, essendoci la stessa demografia, il numero di persone rimane lo stesso, che cosa succede? Che in un'altra zona inevitabilmente si deinviluppa, ovvero c'è uno spostamento di quelle aziende verso Campione di Fermo e quelle persone pure si spostano perché vedono un'opportunità magari in Campione di Fermo. E quindi che succede? Succede che non è vero che a Fermo c'è uno sviluppo, perché se da una parte aumenta e dall'altra togli, quindi il risultato non cambia. Se da una parte aumenti, dall'altra togli, non cambia, non c'è uno sviluppo. C'è uno sviluppo localizzato, ma che porta a un deinviluppo poi dall'altra parte, quindi non è vero che c'è uno sviluppo. E questo, diciamo, bisogna dirlo. Ma il McDonald's ha aperto a Campione di Fermo perché ha visto un'opportunità per la catena, ovviamente, ha visto che c'è il cinema, c'è il centro commerciale, è un punto di passaggio nevralgico e fondamentale dove tutti, inevitabilmente, quelli che si trovano nelle zone limitrofe ci passano. È visto che è attrattivo, è in via di sviluppo perché poi aprirà anche l'ospedale, molte attività si stanno spostando, ovviamente il McDonald's ha fatto altrettanto. Ora, bisogna dire che l'apertura del McDonald's non è vero che crea dei posti di lavoro, o meglio, li può creare ma nel breve periodo, perché nel lungo periodo che cosa succede? Succede che tu togli comunque dei clienti, delle fette di mercato
comunque località vicine, ristoratori, cioè per lo stesso motivo, perché che succede? Succede che le persone non incrementano demograficamente, quindi il numero di persone se rimane lo stesso e se tu rubi una fetta di mercato poi andrà meno agli competitor, quindi è inevitabile che magari c'è chi subirà una perdita di clientela. Ora, magari questo non succederà in maniera localizzata perché poi comunque a Campione di Fermo stanno aumentando il numero di persone, quindi sarà compensata dall'aumento del numero di persone, ma comunque in altre attività che si trovano magari al centro di Fermo, nella piazza, è inevitabile che lì la clientela decresce ovviamente, perché il centro di Fermo inizia a spopolarsi, l'ospedale si sposterà, rimarranno le scuole, sì è vero, la Steat si sposterà a Moligni Cirola, è stata acquistata all'area quella di fronte a Teseo dove nasceranno i parcheggi e tutto quanto, e quindi è inevitabile che Fermo inizia, il centro di Fermo inizia a svuotarsi verso la periferia, verso Campione di Fermo. Quello che viene detto sullo sviluppo bisogna contestualizzarlo nella società, bisogna contestualizzarlo nella località, perché non puoi dire siamo in sviluppo, allora l'azienda, la multinazionale vede che siamo in sviluppo, viene lì e investe. No, viene lì e investe perché vede c'è un'opportunità ma di sviluppo localizzato, ecco, che è ben diverso dal dire la città si sta sviluppando. Quello che sta accadendo nella vicina Lido di Fermo è la stessa cosa. Aprirà il Burger King vicino al Conad, e vediamo l'analogia Oasi McDonald's, Conad Burger King, e succederà la stessa identica cosa, anche perché quel tratto lì, appunto, che è quello che poi dove esci per Capodarco, anche lì zona nevralgica, poi ci faranno la rotonda che probabilmente è un'opera compensativa che viene fatta, deve essere fatta quando fai tu una roba del genere, quindi apri il Burger King, devi fare delle opere compensative che ti vadano a smaltire il traffico che si verrà a creare. Detto questo, quello che ha creato il McDonald's a Campione di Fermo è un aumento dell'inquinamento lungo le strade. Questo aumento dell'inquinamento lo possiamo andare a testimoniare, e lo abbiamo testimoniato, grazie al nostro servizio che adesso mandiamo. Scusate un attimo il telefono. Pronto? Ah, sì, è pronta? È pronta la sigla, mi dicono in regia, quindi prima di mandare il servizio mandiamo la sigla e subito dopo mandiamo il servizio che è stato realizzato dal sottoscritto, ovviamente, che deve farsi un po' tutto, regia, registrazione, montaggio, e vabbè, mandiamo la sigla. Questa è la strada che va verso Torre San Patrizio, i regali che vengono lasciati, tutti scarti del McDonald's, grandissimo McDonald's che avete fatto costruire a Campione di Fermo. Guardate cosa lascia. Complimentoni, continuiamo a far costruire i McDonald's, i Burger King, mi raccomando, sempre di più fast food. Stanno costruendo i fast food semplicemente perché vedono un'opportunità data dal fatto che gli stipendi non aumentano da non si sa quanti anni. Continuiamo qua a guardare gli scarti, continuiamo, McDonald's, mentre il potere d'acquisto si riduce ogni giorno, ogni anno, di tantissimo, la gente si è finito i soldi, ecco perché vengono a investire qua da noi. Non c'è stato assolutamente un aumento demografico, bensì uno spostamento demografico. La gente tende a spostarsi dal centro storico, per esempio, di Fermo, viene verso Campione di Fermo, dove c'è un'opportunità di investimento. È ovvio che quindi i centri storici si depopolano sia di persone fisiche sia di attività che si spostano verso un accentramento di Campione di Fermo, che diventerà un imbuto. Quindi voglio dire, una zona di via di sviluppo
Cosa significa? Se da una parte togli per spostarla da un'altra, non è uno sviluppo, ma uno spostamento dello sviluppo, che è diverso, non è una crescita, è uno spostamento. Capito come funziona l'economia? Bene, quel video che avete appena visto rappresenta una testimonianza di quello che sta accadendo lungo la strada che da Campiglione porta a Monteurano, porta a Torre San Patrizio, porta alla Mezzina e porterà all'ospedale e via dicendo. Questa è una situazione molto grave di inquinamento ambientale e di impatto di un'azienda multinazionale sul territorio. È un impatto che si vede in qualsiasi McDonald's che apre. Se voi andate a analizzare nelle vicinanze, succede la stessa identica cosa. Cartoncini del Mac buttati, sacchetti buttati, bottiglie, lattine, eccetera, eccetera. Perché? Perché non lo so perché la gente... probabilmente perché questo attrae generazioni molto giovani e le generazioni molto giovani purtroppo non sono molto attente a questo aspetto del rispetto dell'ambiente. E quindi vediamo che c'è stato un incremento della sporcizia lungo le strade che non viene raccolta da nessuno. Siamo nel limbo della provincia di Fermo. E avete mai visto degli spazzini con scritta provincia di Fermo? Io personalmente non l'ho mai vista, non so se esistano, non so dove lavorano, non so qual è il loro piano, però ci sono passato io, l'ho visto, l'ho testimoniato, quindi ci sono le prove video. Se ci andate voi lo vedete, perché poi non venendo raccolta si accumula, aumenta sempre di più. Quindi quello che voglio dire io è che perché non facciamo uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo che porti vantaggio a tutto il territorio? Stiamo vedendo un accentramento di tutte le attività a Campiglione di Fermo, mentre tutte le altre parti si stanno svuotando. Il centro storico si inizia a svuotare. Allora perché facciamo questo che poi sarà un collo d'imbuto? Perché con tutte le attività che si aprono e servizi a Campiglione di Fermo ci sarà inevitabilmente un imbuto. Cerchiamo di mantenere uno sviluppo da tutte le parti, non limitare in qualche modo lo sviluppo a Campiglione di Fermo, perché Campiglione di Fermo è piccolo, non è che può contenere qualsiasi cosa. Stiamo vedendo anche uno sviluppo importante a Molini Cirola, anche quella zona lì si sta sviluppando molto, però non possiamo fare questo sviluppo incontrollato solo verso Campiglione di Fermo, Molini Cirola, Lido di Fermo. Deve esserci uno sviluppo che abbracci tutto il territorio e non solo centri nevralgici. Questo è ovviamente il mio pensiero personale che ho portato in questo episodio per trattare il problema dei fast food, per trattare il problema dell'inquinamento e della sostenibilità ambientale. Poi ci sarebbe tutto l'aspetto che riguarda la qualità del cibo, la tipologia del cibo che viene dato, i cibi cosiddetti ipercalorici e cosiddetti cibi spazzatura, l'effetto che ha sui ragazzi l'assunzione di questi cibi, l'assunzione di bevande come la Coca-Cola, mangiare fritti come le patatine. Qual è l'effetto sui nostri ragazzi? Qual è l'effetto? L'effetto ovviamente lo potete immaginare. Quindi questo per dire che se vogliamo svilupparci come società in maniera sostenibile, in maniera corretta intellettualmente e onestamente verso una direzione positiva, dobbiamo mettere dei paletti e mettere delle regole. Questo però, se non viene fatto, ci ritroviamo l'immondizia sui bordi, ci ritroveremo le persone obese, ci ritroveremo un costo alla sanità pubblica, perché poi se una persona diventa obesa inizia ad avere le problematiche cardiovascolari, deve fare esami, deve fare visite, costi su costi su costi, quindi lo ripagheremo noi stessi, quindi ricadrà sulle tasche di tutti quanti. Il nostro video finisce qui, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, per aver seguito la nostra, rappresentazione di questa problematica a livello sociale. Ci vediamo al prossimo video con un'altra problematica che presenteremo sempre su questo canale. Grazie a tutti per l'attenzione.